Bentornati! Come avevo promesso, ecco un'altra tappa della serie sulle città d'arte. Oggi visiteremo Napoli. Napoli, una delle città più affascinanti d'Italia, è nota per la sua ricca storia, la cultura vibrante e la deliziosa cucina. Situata nel cuore della Campania, questa città non è solo una meta turistica, ma un'autentica esperienza da vivere. In questo articolo esploreremo le meraviglie di Napoli, da monumenti storici a piatti tipici che non puoi perderti. Il nostro mini tour potrebbe essere perfetto per un city break nella città partenopea. Ovviamente Napoli è una città che meriterebbe molti più giorni per apprezzarne appieno tutti i suoi aspetti. Napoli è una città piena di storia, cultura, tradizione e soprattutto folklore. Oggi vedremo quelle cose che non puoi assolutamente non vedere se ti rechi a Napoli. Iniziamo dal Duomo di Napoli. È una delle chiese più importanti della città, famosa anche come la Cattedrale di San Gennaro, patrono di Napoli. Qui si conserva il sangue del santo, che viene presentato al pubblico durante una cerimonia annuale, famosa in tutto il mondo. Parliamo del miracolo della liquefazione del sangue del santo. Il Duomo si presenta con una pianta a croce latina ed è formato da un'aula suddivisa in tre, con 10 cappelle laterali, 5 per lato, altari e monumenti funebri. La navata centrale, lunga circa 100 metri, era in origine coperta da un soffitto a capriate lignee, che nel 1621 fu trasformato in un soffitto a cassettoni, intagliato e dorato, che ospita tele raffiguranti episodi della Bibbia. Sulla controfacciata sono collocati i sepolcri di Carlo I d'Angiò, re di Napoli, di Carlo Martello d'Angiò, re d'Ungheria, e di sua moglie Clemenza d'Asburgo. Il transetto, dopo i lavori di restauro avvenuti nel XIX secolo, ha uno stile neogotico barocco ed è coperto da un soffitto a cassettoni in legno dorato con dipinti del Forlì. L'abside della cattedrale, come si presenta attualmente, è il risultato di lavori avvenuti sia nel Cinquecento che nel Settecento. Proprio questi ultimi avvenuti ad opera di Paolo Posi modificarono totalmente l'originaria struttura poligonale gotica e aggiunsero gli stalli lignei del coro. Dal transetto si accede alla Cappella del Supporpo, nota anche come Cappella di San Gennaro, voluta dal cardinale Oliviero Carafa nel 1497. Proprio in quell'anno riportò in città le reliquie di San Gennaro, fino a quel momento conservate presso il santuario di Montevergine ad Avellino. Qui è possibile ammirare sia il battistero di San Giovanni in Fonte, considerato il più antico d'Occidente, sia un'area archeologica dove sono presenti resti dell'epoca greco-romana e paleocristiana. La seconda tappa della nostra visita di Napoli è al Museo Archeologico Nazionale. Conosciuto anche con l'acronimo di MAN, è riconosciuto come uno dei musei archeologici più importanti al mondo. Il museo custodisce reperti provenienti dagli scavi di Pompei ed Ercolano. Fondato nel 1777 e aperto nel 1816, fonda principalmente le sue esposizioni sulla statuaria della collezione Farnese. E come dicevo precedentemente, sui ritrovamenti provenienti dall'area vesuviana, in particolare Pompei, Ercolano e Stabia, oltre alla collezione egizia, la prima in Italia in ordine cronologico. La terza tappa della nostra visita è il monastero Santa Chiara. Nel cuore della Napoli antica, tra le stradine vivaci e il brusio della città, si nasconde un angolo di pace e bellezza. La Basilica di Santa Chiara, o comunemente, il monastero di Santa Chiara, è un edificio di culto monumentale di Napoli, tra i più importanti e grandi complessi monastici della città e monumento nazionale italiano. Si tratta della più grande basilica gotico-angioina della città, caratterizzata da un monastero che comprende 4 chiostri monumentali, gli scavi archeologici nell'area circostante e diverse altre sale nelle quali è ospitato l'omonimo Museo dell'Opera, che a sua volta comprende nella visita anche il coro delle monache, con resti di affreschi di Giotto, un grande refettorio, la sacrestia ed altri ambienti basilicali. Fondato nel XIV secolo per volere di Roberto d'Angiò e sua moglie Sancia di Maiorca, il complesso comprendeva una chiesa, un monastero per le Clarisse, un convento per i francescani e un chiostro. Il chiostro, con i suoi 72 pilastri ottagonali decorati con maioliche, è un gioiello artistico del complesso. Le maioliche, realizzate da Donato e Giuseppe Massa, raffigurano scene agresti e mitologiche, creando un'oasi di bellezza e tranquillità. A mio avviso assolutamente da non perdere.
Ci dirigiamo adesso verso Castelnuovo, comunemente noto come Maschio Angioino. Un'imponente fortezza medievale che si erge sulla baia di Napoli, simbolo della città e autentico gioiello architettonico. La costruzione del Castelnuovo iniziò nel 1279, sotto il regno di Carlo I d'Angiò, su progetto dell'architetto francese Pierre de Chaulier. Per la sua posizione strategica il nuovo castello rivestì non solo le caratteristiche di una residenza reale, ma anche quelle di una fortezza. L'itinerario museale si articola tra la Cappella Palatina o di Santa Barbara e la Sala dell'Armeria tra il primo e il secondo piano della cortina, a cui si aggiungono la Sala Carlo V e la Sala della Loggia destinate ad ospitare mostre e iniziative culturali. La Cappella Palatina è l'unica testimonianza dell'antica reggia angioina. All'interno l'edificio si presenta in stile gotico con opere pittoriche dell'artista fiorentino Maso di Banco, mentre numerose sculture presenti, come il tabernacolo con la Madonna e il Bambino, appartengono a Domenico Gaggini, allievo di Donatello e Brunelleschi. L'interno della Cappella Palatina fu per certo affrescato anche da Giotto, che riprese in un ciclo di affreschi appartenenti alle storie del Vecchio e Nuovo Testamento. Tuttavia il lavoro di Giotto è andato quasi interamente perduto durante le incursioni avvenute tra il XV e il XVI secolo. Sala dell'Armeria. Situata sulla sinistra della Cappella Palatina, la Sala dell'Armeria custodiva l'arsenale bellico che era presente presso il Maschio Angioino. Più che per il suo ruolo, la sala è nota perché durante alcuni lavori di restauro del castello, qui sono stati rinvenuti importanti reperti archeologici di epoca romana che vanno dal secolo a.C. al V secolo d.C. I resti rinvenuti si possono oggi ammirare grazie ad una pavimentazione in vetro. Una menzione speciale voglio dedicarla alle prigioni. I sotterranei posti al di sotto della Cappella Palatina ospitano due sale che, negli anni, furono adibite a prigioni e vennero chiamate come la Prigione del Miglio e quella dei Baroni. Secondo una leggenda, durante la dominazione aragonese la Prigione del Miglio, nota anche come Fossa del Coccodrillo, era in realtà un deposito di grano dove talvolta venivano rinchiusi anche alcuni prigionieri. Purtroppo alcuni dei detenuti rinchiusi qui scomparvero nel nulla e per questo furono messe più guardie a sorveglianza. Presto fu scoperto che un grosso coccodrillo entrava da un'apertura sotterranea all'interno della prigione e prendeva con sé i detenuti trascinandoli in mare. Una volta scoperta questa cosa, i regnanti decisero di inviare qui le vittime più scomode che volevano giustiziare a morte di nascosto o senza troppo clamore. La Prigione dei Baroni, invece, che è direttamente collegata con una scala alla Cappella Palatina, conserva 4 bare, senza nessuna iscrizione, le quali sono molto probabilmente quelle dei nobili uccisi durante la congiura dei baroni nel 1486. Galleria Umberto I. Poco distante dal Maschio Angioino c'è Galleria Umberto I, obiettivo della nostra prossima visita. Aperta come centro commerciale, venne realizzata tra il 1887 ed il 1890 ed oggi è un punto di ritrovo per i napoletani. All'interno ci trovate negozi di ogni tipo, da shopping a food and beverage. Ritagliatevi un momento per il vostro relax, magari sorseggiando un aperitivo o assaporando qualche dolcetto della tradizione napoletana sotto le vetrate della galleria. Un luogo assolutamente da visitare, prima di ripartire alla scoperta di Napoli. Secondo me nella vostra visita di Napoli non può mancare una visita alla Napoli sotterranea. Un'affascinante rete di tunnel e cisterne che raccontano la vita della città attraverso i secoli. Napoli sotterranea è una tappa obbligatoria per i visitatori. Visitare questo substrato che sorregge la città di Napoli da circa 15.000 anni significa immergersi in un'esperienza unica ed emozionante. Durante l'escursione sarà possibile ammirare diversi reperti storici che spaziano dai resti dell'antico acquedotto greco-romano ai rifugi antiaerei della Seconda Guerra Mondiale. Un vero e proprio viaggio nel tempo da fare a piedi. Per visitare Napoli sotterranea la scelta più comune e consigliata è quella che parte da Piazza San Gaetano, gestita da Napoli Sotterranea. Questo percorso, molto apprezzato per la sua ricchezza di storia e fascino, offre un vero e proprio viaggio nella città verticale, con strati di pietra che custodiscono millenni di storia. Un'altra opzione, ugualmente affascinante, è la visita alla Galleria Borbonica, un tunnel borbonico che fungeva da via di fuga dal Palazzo Reale, con reperti storici e tracce della Seconda Guerra Mondiale. Un'altra tappa del nostro giro di Napoli è sicuramente Piazza del Plebiscito. Piazza del Plebiscito,
il cuore pulsante di Napoli, circondata da straordinari edifici come il Palazzo Reale con le sue oltre 30 camere. Con i suoi circa 25.000 metri quadrati di superficie, Piazza del Plebiscito è una delle più grandi della Campania e dell'intera Italia. Si trova nel quartiere San Ferdinando, nel cuore della città, più o meno a metà strada fra il centro storico di Napoli e il suo lungomare. La piazza vera e propria esiste solo dall'inizio dell'Ottocento, quando Gioacchino Murat, re di Napoli durante l'epoca napoleonica, decise appunto di realizzare davanti al Palazzo Reale una grande piazza pubblica di forma semicircolare, affidando il progetto a Domenico Fontana. In passato, la piazza si chiamava semplicemente Largo di Palazzo, il nome attuale fu scelto successivamente al plebiscito del 21 ottobre 1860, che dopo la cacciata dei Borbone aveva decretato l'annessione del Regno delle Due Sicilie al nascente Regno d'Italia. A questa grande piazza nel cuore di Napoli è legata un'antica leggenda che ancora tiene banco nella cultura popolare partenopea. Secondo la tradizione, una volta al mese la regina Margherita di Savoia era solita promettere la grazia ai condannati a morte che sarebbero riusciti ad attraversare la piazza a occhi vendati, partendo dall'ingresso del Palazzo Reale. Per ottenere la grazia, era necessario passare tra le statue equestri di Carlo III e di Ferdinando I che a partire dal Settecento si trovano al centro di Piazza del Plebiscito. La prima opera di Antonio Canova, la seconda dello scultore Antonio Calì. Secondo la leggenda, nessuno è mai riuscito a salvarsi dall'esecuzione, a causa di una maledizione lanciata dalla stessa regina per farsi beffe dei suoi prigionieri. Ma da allora, napoletani e turisti continuano a tentare l'impresa, chiudendo gli occhi e cercando di percorrere i 170 metri necessari per raggiungere il centro della piazza senza finire fuori strada. La Basilica di San Francesco di Paola. Il re Ferdinando di Borbone volle far erigere questa chiesa perché riuscì a riconquistare il regno dai francesi. Nel 1809 Gioacchino Murat ordinò la demolizione degli antichi conventi del Largo di Palazzo, attuale Piazza del Plebiscito, e bandì un pubblico concorso per la realizzazione di una nuova piazza. All'architetto Leopoldo Laperuta fu affidata la costruzione dell'ampio portico a emiciclo sorretto da 38 colonne giganti di ordine dorico. Esso doveva fronteggiare Palazzo Reale e rifarsi alla tradizione antica delle piazze porticate, luogo delle attività politiche, economiche, sociali e culturali della città. All'interno della basilica attraversiamo il pronao ed entriamo nella chiesa, che è particolare nella sua struttura perché è divisa in 3 ambienti. Noteremo che l'altare è disposto verso i fedeli. Questo è una cosa particolare perché tale disposizione verrà adottata solo dal 1962 dopo il Concilio Vaticano II, 1962, 1965. In verità bisogna sottolineare che l'interno della chiesa risulta meno felice dell'esterno, trasudando una freddezza cimiteriale nella ricca decorazione di marmi, stucchi e ghirlande. Lo sapevate? Sotto la Basilica di San Francesco di Paola si estende un ipogeo di oltre 1000 metri quadri. Questo ambiente sotterraneo si dirama tra cunicoli e corridoi attorno a una vasta sala circolare, con volta di copertura sorretta da una struttura a fungo, che nell'insieme ha le stesse dimensioni della chiesa superiore. Attività da fare a Napoli. Una volta che avrai visitato i principali punti di interesse, non dimenticare di dedicare del tempo a esplorare anche i vicoli caratteristici della città. Passeggia per i quartieri spagnoli, dove la vita di strada e l'arte si fondono. Considera anche di prendere una funicolare per raggiungere il quartiere del Vomero, un'area collinare con splendide vedute sulla città e sul golfo, dove potrai visitare la Certosa di San Martino. L'ultimo giorno lo dedicherei ai quartieri spagnoli, rappresentano sicuramente una delle zone più caratteristiche di Napoli. Il loro nome risale al XVI secolo circa, quando furono uniti 3 quartieri differenti per ospitare le truppe spagnole. Le 3 aree geografiche in questione sono San Ferdinando, Avvocata e Monte Calvario. Come detto in precedenza, i quartieri spagnoli rappresentano uno dei luoghi più ricco di storia e cultura della metropoli. Situati al centro, sono raggiungibili comodamente in metropolitana, grazie alla linea 1 con fermata a Toledo. La visita comincia già dall'arrivo alla stazione metropolitana, definita la più bella d'Europa e del mondo. I quartieri spagnoli di Napoli sono un vero e proprio labirinto ricco di cose da vedere. Più che da vedere direi da vivere. Tra le sue vie strette sarà facile imbattersi in una serie di murales, in via Portacarrese,
Per esempio, potete incontrare opere dedicate a Totò, il principe Antonio de Curtis o Maradona. Pochi passi da via Toledo, sorge il mercato a cielo aperto della Pigna Secca. Un dipinto folcloristico della Napoli antica nel quale è possibile ammirare bancarelle di ogni genere, pesce, frutta e verdura. Ma è possibile anche assaggiare prelibatezze come le fritture e i dolci tipici. Situato a Monte Calvario, nel cuore dei quartieri spagnoli, è un'ottima opzione per dedicarsi allo street food made in Napoli, dove poter assaggiare il quappo fritto o una pizza a portafoglio. Se vi sentite in forma e per digerire tutte le prelibatezze che sicuramente avrete assaggiato durante la vostra visita ai quartieri spagnoli, con il famoso street food napoletano, è possibile raggiungere la Certosa di San Martino, attraverso un complesso sistema di rampe di scale conosciuto come la Pedamentina, più alla prima di 400 scalini per raggiungere la collina del Vomero e godersi uno dei panorami più belli di Napoli. Dedicare un capitolo a parte per le caratteristiche funicolari di Napoli. Le funicolari si dividono in 4 linee che collegano principalmente la zona bassa della città con i quartieri collinari di Posillipo, Vomero e parte del quartiere Chiaia. I loro identificativi prendono il nome dalle zone nevralgiche da cui partono per inerpicarsi verso le zone alte della città. La funicolare centrale, ad esempio, è la principale funicolare di Napoli, mette in collegamento il fulcro dello shopping cittadino, la centralissima via Roma, che i napoletani vi indicheranno comunque meglio come via Toledo, con le eleganti vie dello shopping come via Scarlatti e via Luca Giordano. Parte da piazza Duca d'Aosta, che la tradizione napoletana rimastica nell'antico nome di piazzetta Augusteo, dove si trova l'omonimo teatro. L'ingresso è discretamente ombreggiato da 4 palme ma, pur venendo dall'apertura magnifica di piazza Plebiscito, è impossibile non notarla. Come avrete capito, Napoli è una città dai 1000 volti e sfaccettature che vi sorprenderà in tutto e per tutto. Ovviamente non bastano solo 3 giorni per visitarla e goderla a pieno, ma spero di avervi dato una idea su cosa potrete incontrare visitando Napoli, questa splendida città del sud Italia facilmente raggiungibile con qualunque mezzo. Vi ringrazio della visita e non dimenticare un like e se vuoi un commento, per me è importante per continuare e crescere e proporre cose nuove. Grazie!